Anversa è la seconda città del Belgio e viene spesso ricordata per il commercio dei diamanti, ma noi abbiamo scoperto molti luoghi interessanti e altrettanto preziosi. Un'area di sosta fuori città ci permette di lasciare il camper in un luogo silenzioso e tranquillo e tramite una pista ciclabile arriviamo in centro in circa 20 minuti. La stazione ferroviaria è stata costruita nei primi anni del 1900 ed è considerata tra le più belle al mondo. La cupola in ferro e vetro è alta 75 metri e lo scalone d'ingresso ha 20 tipi di marmo diversi. La piazza principale di Anversa è il Grotemarkt o piazza del mercato, al centro della quale si trova la fontana di Brabo. La statua in cima alla fontana è un omaggio a Silvio Brabone, un soldato che, secondo la leggenda, uccise un gigante che chiedeva pesanti dazi a chi doveva attraversare il fiume e tagliava la mano a chi non pagava. Si narra che Brabone, ucciso il gigante, gli tagliò la mano e la buttò nel fiume. Da qui Antwerpen, il nome in fiammingo di Anversa, che significa lancio della mano. Brabone è ritenuto così il fondatore della città, che ospita su questa piazza il municipio, un elegante edificio del 1500 e alcuni splendidi palazzi, che erano le sedi delle varie corporazioni. Già dalla piazza del mercato si nota il campanile della cattedrale di Nostra Signora di Anversa e con una breve passeggiata si arriva ad una piazzetta dominata proprio dalla sua facciata. Per il completamento di questa cattedrale ci sono voluti quasi 2 secoli, ma una volta terminata nel 1500, Anversa ebbe la chiesa più grande del Belgio. L'interno, oltre ad essere illuminato da ampie vetrate colorate, custodisce alcune opere di Rubens, che si possono vedere pagando un biglietto d'ingresso. L'innalzamento della croce è un trittico dipinto da Rubens nel 1610 e di pochi anni più tardi è un altro trittico, chiamato La deposizione della croce. Inoltre, un altro dipinto di Rubens posto in questa chiesa è la Resurrezione di Cristo e l'Assunzione della Vergine. Una curiosità: le opere di Rubens ritornarono nel 1816 in questa cattedrale, dopo che le truppe di Napoleone le avevano rubate e portate a Parigi. La scultura davanti alla chiesa è dedicata a Nello e al suo cane Patrache, i protagonisti di un romanzo ambientato nelle Fiandre, diventato poi un cartone animato molto amato dai bambini. Dalla facciata di questo edificio, attraverso un portico, si accede alla casa di Rubens, pittore fiammingo che visse ad Anversa per circa 30 anni. Attraversato il centro, ci dirigiamo lungo la Schelda, il fiume che attraversa la città, e troviamo la Rocca, ciò che rimane di un castello medievale del 1200 che nei secoli ha avuto vari utilizzi e oggi ospita il Museo della Navigazione. Sempre in sella alle nostre bici, seguiamo il corso del fiume per arrivare al porto di Anversa, il secondo porto in Europa dopo Rotterdam. Ed eccolo il gioiello più prezioso di Anversa, la grandiosa struttura della Port House, sede dell'autorità portuale.
Nel 2016 una straordinaria opera di riqualificazione del porto ha trasformato un vecchio edificio abbandonato che era la stazione dei pompieri di Anversa. L'idea dell'architetto Zaha Hadid, scomparsa nel 2016, ha permesso di ridare nuova vita ad un edificio storico di Anversa, aggiungendo una parte nuova a forma di diamante che regala al porto un'immagine contemporanea di grande impatto visivo. Sulla strada del ritorno, lungo il corso della Scelda, decidiamo di fermarci a visitare il museo della Red Star Line, una compagnia di navigazione marittima che portò circa 2 milioni di persone tra l'Europa e gli Stati Uniti tra il 1873 e il 1934. Abbiamo spesso sentito parlare di Ellis Island come il porto di arrivo degli emigranti provenienti dall'Europa, ma nulla sapevamo di come queste persone arrivavano alle coste americane. Il museo è stato allestito proprio all'interno dell'edificio usato per gli imbarchi alla volta di New York. Da subito siamo colpiti dalle storie di persone che dalla loro terra emigrano verso altre nazioni e ottengono significativi riconoscimenti per le loro capacità. La flotta della compagnia aveva oltre 20 navi e le persone che volevano salire venivano da tutta Europa. Nel 1900 il biglietto per la traversata costava circa $31, ma tutto a bordo era gratuito e il viaggio durava 10 giorni. Per i passeggeri di terza classe non era certo un viaggio di piacere, mentre la prima e la seconda classe godevano di sistemazioni più confortevoli. All'arrivo in questo edificio i bagagli venivano disinfettati e le persone controllate da un medico. Arrivati ad Ellis Island, i passeggeri di terza classe dovevano passare l'ultimo controllo, il più importante. Le regole d'ingresso delle autorità americane erano molto severe e se le persone non avevano i requisiti richiesti, venivano rimandate indietro a spese della compagnia di navigazione. Questo museo ci è piaciuto molto perché attraverso immagini, oggetti e fotografie ci ha fatto capire l'importanza di questi viaggi per milioni di persone che cercavano in America un futuro migliore. Oh, well, you told me from the start that you got a problem with your heart. Sempre lungo il fiume troviamo il MAS, un edificio del 2011 che ospita un museo d'arte. Ognuno dei 10 piani del museo ha un'esposizione con un diverso tema, oltre ad altre mostre temporanee. Riprendiamo le bici per andare un po' fuori città, per vedere un palazzo dal tetto davvero curioso. Progettato dal 2005 dall'architetto Richard Rogers, il Palazzo di Giustizia è un edificio dalle forme avveniristiche con vele sul tetto che brillano al sole. Sia per il tetto che per le facciate sono stati scelti particolari tipi di vetro che, oltre a favorire la luce naturale all'interno del palazzo, assicurano un importante risparmio energetico. E che dire della statua di Gandhi davanti al palazzo? La scelta di un tale simbolo di onestà e giustizia non poteva essere migliore. Abbiamo scoperto con piacere che ad Anversa vi sono palazzi storici bellissimi, ma anche edifici dalle forme contemporanee che completano una città moderna legata alle sue tradizioni.
Purtroppo il nostro viaggio in Belgio sta volgendo al termine, ma sulla strada del rientro verso casa ci fermiamo a Liegi. Tutta la città si è sviluppata lungo le sponde del fiume Mosa e anche in questa occasione le biciclette sono un buon mezzo per andare alla scoperta delle sue bellezze. Anche in lontananza non si può fare a meno di notare il grattacielo più alto di Liegi, la Tour Paradis, alto 136 metri per 27 piani, ospita la sede degli uffici finanziari della regione. Le due torri bianche e rosse che spuntano tra gli alberi fanno parte della collegiata di San Bartolomeo, una chiesa cattolica che ha più di 1000 anni. Alla fine del 1700 la cattedrale di St. Paul era solo una delle 7 chiese in città, ma a Liegi fecero l'errore di demolire l'antica cattedrale di Saint Lambert dell'VIII secolo e così questa chiesa diventò la cattedrale più importante della città. Per fortuna le reliquie di San Lamberto si salvarono e si trovano ancora oggi in questo cofano in argento. Mentre sembra che il teschio del santo venga custodito nel tresor a cui si accede tramite questo corridoio laterale. Nonostante in città ci siano molte chiese e cattedrali, vi sono anche una prestigiosa università e il Teatro dell'Opera del 1800, recentemente restaurato. Ma dopo aver fatto un giro in centro, ritorniamo al quartiere Guillemins per ammirare da vicino la stazione ferroviaria progettata nel 2009 dall'architetto Santiago Calatrava. La straordinaria forma in cemento, vetro e acciaio ricorda la sagoma di una manta gigante di 200 metri, che copre tutta la stazione, che è considerata la più grande in Europa. L'idea della copertura in vetro garantisce trasparenza e luminosità alle strutture sottostanti, sfruttando la luce naturale. Inoltre, le caratteristiche tecnologiche del vetro utilizzato permettono una buona ventilazione naturale, sia in estate che in inverno. In questi giorni si sta completando l'allestimento di un'opera dell'artista Daniel Buren, che consiste in una serie di pannelli colorati posizionati su tutta la copertura, che arricchiscono la già bellissima stazione. Riprendiamo la strada verso casa, felici di aver visitato alcune città del Belgio e scoperto le sue antiche tradizioni. Ma purtroppo in viaggio il tempo non basta mai e consapevoli che molto altro ancora ci sarebbe da vedere, ci ripromettiamo di ritornare.